una città, per cui ogni famiglia aveva almeno un cavallo 2 a disposizione. E questo cosa implica? Implica che ogni giovanotto del sud sapesse anche cavalcare e sapeva anche utilizzare le armi da fuoco, perché con le armi da fuoco, fucili, le pistole, ci andava anche a caccia in sella al cavallo, andavano a catturare gli schiavi fuggiaschi ed eventualmente andavano anche a sedare delle rivolte di schiavi che erano sempre molto temute nel sud degli Stati Uniti. Infatti molte milizie locali erano proprio delle unità di cavalleria. E poi c'era anche un fatto culturale. Il fatto culturale era che nel sud un po' arcaico, un po' con una mentalità direi feudale, la cavalleria era vista come un'arma d'élite e quindi insomma il cavaliere veniva visto come uno sul suo cavallo, col suo cappello piumato, che non si sporcava le scarpe a marciare come i fanti normali. E inoltre, quando le battaglie cominciavano a diventare abbastanza impegnative, era la fanteria che se ne faceva il carico maggiore. Per cui era anche un po' più tranquillo stare in cavalleria e per cui tanti giovani andavano ad entrarvi, soprattutto delle classi sociali più elevate che si potevano permettere un cavallo e si potevano permettere anche l'equipaggiamento. E poi c'era un aspetto anche normativo importante. Ecco, gli Stati Confederati, forse unico caso nella cultura, negli Stati occidentali, nei paesi occidentali, non fornivano il cavallo, ma erano le stesse reclute che se lo dovevano portare da casa. Quindi se un ragazzo aveva la possibilità di comprarsi un cavallo o ne aveva uno in più a casa e desiderava andare in cavalleria, bastava fare altro che presentarsi alle caserme col proprio destriero e si era già dentro queste reparti di cavalleria. E quindi tutti questi ragazzi vennero raggruppati in reggimenti che però lavoravano, diciamo così, operavano insieme. Appunto le reclute comunque già avevano un minimo di addestramento sulla sella e avevano anche dei buoni cavalli all'inizio, perché chiaramente se io vado in guerra cerco di portarmi un buon cavallo perché ne vale della mia vita. Tra l'altro poi se si perdeva il cavallo moriva e ne dovevo ricomprare un altro, perché lo Stato Confederato rimborsava solo i cavalli morti in battaglia, però li rimborsava con dei soldi presto inflazionati e comunque non rimborsava i soldati morti per malattie, per cui all'inizio l'esercito confederato ebbe anche dei buoni cavalli. Poi vedremo che questo aspetto normativo sarà anche un'arma a doppio taglio nel proseguo della guerra. Queste grandi unità quindi iniziavano a operare insieme, reggimenti uniti in brigate, poi in divisioni, e assegnate a dei comandanti molto capaci, con una grande personalità, come cito Nathan Forrest nel fronte del Mississippi o il generale Jeb Stuart sul fronte virginiano, generali carismatici che riuscirono diciamo così, a placare un po' gli istinti anarchici del soldato sudista. Come vi ho detto, erano persone provenienti dall'alta società, quindi mal digerivano gli ordini, gente anche abituata a vivere isolate, che mal cooperavano con altre persone. E però questi generali riuscirono a completare anche l'addestramento, insegnando a questi cavalieri anche a combattere in formazione, no? A eseguire anche, se vogliamo, le cariche alla sciabola. Ecco, ora c'è da fare una piccola parentesi. Non siamo più qui nell'epoca napoleonica, sono passati 50 anni e vi erano sicuramente delle armi più precise, delle armi con maggiore gittata rispetto ai moschetti napoleonici. Poi erano i fucili a canna rigata, con la rigatura all'interno della canna che permetteva di dare una rotazione alla palla che si stabilizzava e quindi aveva più precisione gittata. Poi giustamente negli ultimi tempi ci sono stati degli studi da persone sicuramente molto più preparate di me che stanno un po' mettendo diciamo, in discussione l'impatto del fucile rigato sulle tattiche della guerra civile. Tra l'altro ringrazio il professor Marco Boniardi che ci sta ascoltando, che mi ha dato molto materiale che merita approfondimento. Però indubbiamente la tecnologia delle armi era migliorata, magari non era l'unica causa, ma vi erano altre cause che rendevano le cariche, perlomeno quelle frontali della cavalleria,
diciamo non più utilizzate così tanto. Un po' era anche la natura del terreno della Virginia, terreno stretto con degli ostacoli, un po' vi era anche il dilettantismo dei soldati sia del nord che del sud, erano dei volontari, dei cittadini, quindi eseguire queste cariche in linea significava avere un grande addestramento e grande disciplina che non sempre questi soldati cittadini avevano. E poi vi era anche l'aspetto che vi ho detto prima, no? Ad esempio i sudisti, il cavallo era proprio, che magari non avevano tanta voglia di andarlo a infilare in una mischia di cavalleria, rischiando oltre la propria pelle anche quella del proprio cavallo, rischiando di rimanere appiedati e doverne ricomprare un altro per non andare a finire nelle truppe di fanteria. Per cui una serie di fattori rendevano le cariche frontali poco utili, diciamo non efficaci, però c'era ancora spazio per la carica all'arma bianca in determinate situazioni, ad esempio sorprendendo il nemico mentre manovrava al fianco, oppure attaccando una batteria di cannoni isolata. Importante era anche la cavalleria quando incalzava il nemico in ritirata per non fargli ricompattare i ranghi. Quindi diciamo c'era spazio ancora per le cariche all'arma bianca. La sciabola stava nell'intelligenza del comandante capire se e quando era il momento di farla. In particolar modo i sudisti non fecero tante cariche all'arma bianca, loro preferivano combattere con le pistole, ovvero partivano in colonna verso l'obiettivo, ci passavano di fianco, ogni cavaliere del sud aveva 1 o 2 revolver a disposizione, se non anche magari la carabina, e sparavano tutti i colpi che avevano a disposizione contro l'avversario e poi se ne andavano. Questa è una tattica usata soprattutto nell'Ovest. Questo permetteva, secondo i leader sudisti, di avere un maggior controllo della formazione, il singolo cavaliere aveva maggior controllo anche del proprio destriero, perché poi quando tu facevi una carica all'arma bianca, arrivavi a contatto col nemico, chiaramente la formazione si sfaldava, degenerava tutto in una rissa, e poi dopo si rischiava anche il contrattacco con degli uomini, dei cavalli ormai stanchi per la lotta, e quindi si rischiava veramente di essere sopraffatti. Però voglio dire anche un'altra cosa, i cavalieri sudisti erano anche molto bravi nel combattere appiedati, e questa diciamo una delle innovazioni della guerra civile, cioè le truppe di cavalleria erano come delle odierne truppe aviotrasportate. Si spostavano rapidamente sul fronte, non so, per coprire un buco dello schieramento, per andare a prendere possesso di un luogo strategico importante, che ne so, una stazione ferroviaria, un incrocio, oppure anche per coprire delle ritirate. Insomma, i cavalieri sudisti si muovevano rapidamente in sella al cavallo e poi smontavano da questo cavallo e combattevano appiedati. A volte erano anche combinate le tattiche di combattimento a cavallo e in sella. Ad esempio, una parte dei cavalieri sudisti veniva appiedata e teneva impegnato il nemico, vedeva che resistenza opponeva, magari toglieva anche degli ostacoli che potevano creare dei problemi ai cavalieri, e un'altra parte magari del reggimento attaccava a cavallo il fianco del nemico. Quindi vediamo che i cavalieri sudisti i leader sudisti furono molto bravi ad adattare le tattiche, nuove tattiche al nemico e anche alla situazione geografica in cui si trovavano. La Virginia, come vi dicevo prima, era una regione ricca di ostacoli naturali, di foreste, di colline, di fiumi, di staccionate, luoghi ottimi dove i sudisti, i cavalieri del sud, si potevano piazzare con le loro carabine. Ecco, devo dire anche una cosa riguardo all'armamento dei sudisti. Vediamo qui le divise nordiste e sudiste, queste divise proprio previste dai regolamenti che però nessuno indosserà. Qui abbiamo il generale Jeb Stuart della Virginia, la prima battaglia del Barran. Ecco, qui abbiamo delle carabine, a parte la seconda che è un fucile di fanteria, però tutte le altre sono delle carabine di cavalleria. Qui abbiamo dei disegni che dopo ne parleremo poi dopo dello Spencer, e qui delle pistole, vari tipi di pistole. Ecco, i sudisti ebbero sempre dei grossi problemi con l'armamento dei cavalieri, perché non avevano appunto delle industrie, quindi utilizzavano delle coppie di armi
armi corte o armi lunghe dei nordisti, però erano coppie, diciamo così, di bassa qualità. Addirittura arrivarono anche ad accorciare i moschetti della fanteria per poterli utilizzare a cavallo. Poi alla fine, insomma, il metodo normale per avere delle armi buone era quello di rubarle ai nordisti. Ecco, alla fine il miglior armamento del soldato sudista era quello preso agli avversari. Concludendo con le tattiche dei cavalieri sudisti, erano anche molto abili nel compiere delle incursioni in territorio nemico. Anche questo è un nuovo impiego della cavalleria durante la guerra di secessione, ovvero partiva un contingente di cavalleria, una brigata, 2 brigate, andavano in pieno territorio nemico. L'obiettivo poteva essere un deposito di materiale bellico oppure un ponte ferroviario e una città. Andavano là, distruggevano tutto quello che potevano, razziavano tutto quello che potevano razziare, poi se ne tornavano indietro. Chiaramente, come vi dicevo prima, la cavalleria nordista i primi 2 anni di guerra era quasi inesistente, quindi queste incursioni creavano veramente molto scompiglio tra i nordisti. Innanzitutto delle offensive dovettero essere rinviate da parte dei nordisti perché appunto magari venivano distrutti dei depositi di viveri, di munizioni preparati appunto per le offensive. Migliaia di soldati dovevano essere tenuti lontani dal fronte e essere messi a guardia di questi, chiamiamoli, punti sensibili. E inoltre anche i cittadini erano molto spaventati del nord e si minava anche il morale e il consenso del governo nordista in determinate zone. Però attenzione, non sempre queste, chiamiamole, questi raid e queste incursioni davano poi dei grandissimi risultati a livello strategico. A volte erano semplicemente dei modi per i comandanti sudisti di appagare la loro sete di gloria, di bottino, e quindi non portavano magari neanche delle grandi informazioni sui movimenti nemici. Era un modo più che altro per stancare i cavalieri e i cavalli che dovevano galoppare per ore e ore senza sosta, ed erano anche lontani dai loro eserciti di riferimento, perché non dimentichiamo che il cavaliere sudista, come tutti i cavalieri degli eserciti occidentali di quel tempo, dovevano essere gli esploratori, gli occhi e le orecchie delle armate. E in questi sudisti comunque erano molto bravi, erano anche molto bravi a mantenere i collegamenti, le vie di comunicazione tra il proprio esercito e le basi di partenza, erano anche molto bravi a coprire i fianchi del proprio esercito in avanzata o durante le battaglie, e tenevano anche lontani gli esploratori avversari. Faccio un esempio: durante l'invasione del Maryland, della Pennsylvania, dell'armata del generale Lee, all'inizio della campagna di Gettysburg nell'estate del 1863, i cavalieri di Stuart fecero un ottimo lavoro tenendo lontani i cavalieri nordisti che cercavano di avvicinarsi alle montagne Blue Ridge, e una catena montuosa, diciamo, che copriva il movimento dell'armata sudista verso settentrione. Generale Stuart attuò una tattica imparata dagli indiani Cheyenne, ovvero posizionava i suoi uomini appiedati dietro delle postazioni facilmente difendibili, dietro un fiume, su una collina, e resistevano finché la pressione del nemico non diventava troppo elevata. A questo punto i cavalieri sudisti rimontavano in sella e retrocedevano e si posizionavano su un'altra linea, e lì ricominciava il giochetto. Facendo così, il generale Lee praticamente arrivò in Maryland senza essere stato scoperto dai cavalieri nordisti. Però, c'è un però, ho parlato del 1863. Questo è anche un po' un anno di svolta per la cavalleria nordista, in quanto si capisce che così non si può andare avanti, vengono fatte delle riforme per rendere la cavalleria unionista all'altezza dei cavalieri sudisti. Innanzitutto vengono riuniti tutti i reggimenti che appunto operavano separati con tante compagnie, vennero riuniti e assemblati appunto in reggimenti, in brigate, in divisioni. Già in parte si era fatto, si erano unite le cavallerie, perlomeno quella regolare, in brigate, in divisioni, ma comunque erano ancora troppo poche. Nel 1863, col generale Hooker, nuovo comandante dell'armata del Potomac, che era la principale armata
nordista che operava in Virginia, fu creato addirittura un intero corpo d'armata di soli cavalieri, 3 divisioni, circa 10.000 uomini. Adesso sì che la cavalleria unionista aveva il suo peso in battaglia e cominciavano anche loro a compiere dei raid, delle incursioni separatamente dal resto dell'esercito. Un'altra innovazione importante fu l'istituzione di un Cavalry Bureau, era un ufficio a Washington addetto alle forniture necessarie per la cavalleria, ovvero si compravano dai cavalli ai finimenti e tutti gli equipaggiamenti e le armi. In questo modo si evitarono dei casi di, chiamiamo così, corruzione, truffe, che all'inizio della guerra erano stati comprati dei cavalli poco in salute, perché lo Stato del Nord, il governo nordista, assegnava lui i cavalli alle reclute, non come i sudisti. E col Cavalry Bureau aumentarono sicuramente i controlli, gli acquisti venivano fatti in blocco, quindi anche il prezzo era sicuramente migliore, e vediamo che anche i cavalli saranno sicuramente di maggiore qualità. Inoltre i reggimenti di cavalleria unionisti vennero forniti di veterinari, cosa che non avevano i sudisti perché la branca veterinaria era poco diffusa a quel tempo, erano ancora agli albori e le università erano tutte al nord. E quindi cavalli in maggior salute, meglio curati, e poi i reggimenti di cavalleria nordisti avevano anche dei sottufficiali addetti alle selle, avevano dei sottufficiali addetti ai finimenti, alla ferratura dei cavalli, quindi anche i cavalli del nord saranno dei buoni cavalli da questo momento in poi, o comunque maggiormente in questo periodo qui. Un'altra innovazione importante furono le armi. Dal 1863 cominceranno i reggimenti nordisti a essere dotati della famosa carabina Spencer, che qui vediamo qua in alto. Cos'era questa carabina Spencer? Era una carabina a retrocarica a ripetizione, aveva 7 colpi che potevano essere sparati in sequenza uno dietro l'altro. Bastava sollevare la leva sotto il grilletto, e veniva espulsa la pallottola e veniva inserita l'altra. E praticamente come si caricava? Vi era un buco nel calcio dove veniva inserito questo tubo con 7 pallottole, 7 cartucce di metallo, quindi anche a prova di umidità non venivano intaccate. Ovviamente questa carabina in una guerra dove gli eserciti sia nordista che sudista avevano come arma principale il moschetto ad avancarica a un colpo, capite bene che fu una vera rivoluzione. I cavalieri del nord potevano sprigionare un volume, una frequenza di fuoco mai vista. Certo, poi le carabine Spencer non avevano una grande precisione sulle lunghe distanze, però che importa, 200 metri, 150 metri andava già più che bene, e quindi divennero, secondo me, veramente l'elemento importante che sarà la svolta della guerra, almeno per la cavalleria. Non tutti i reggimenti subito avranno queste carabine, però insomma nel giro di un anno o due quasi tutti i reggimenti dell'Unione li avranno, o comunque la maggior parte dei reggimenti avrà questa carabina eccezionale. Inoltre alle grandi unità di cavalleria vennero anche assegnate delle batterie di 6 cannoni, che erano tutti cannoni rigati a retrocarica, quindi cannoni moderni, più potenti, grande gittata, che anche questi contribuirono a dare una potenza di fuoco molto, molto importante, sicuramente superiore alle controparti della cavalleria sudista. L'ultima grande innovazione era che queste grandi unità di cavalleria, come vi ho detto, che venivano assemblate, furono date in comando a dei giovani ufficiali che si dimostrarono molto flessibili nell'adattare, nel copiare le tattiche dei sudisti e a replicarle anche loro. Quindi erano ufficiali che non erano vincolati troppo ai manuali che avevano studiato West Point, manuali appunto basati sulle tattiche napoleoniche. Cito il generale George Custer, Wesley Merritt, Philip Sheridan, tutti generali che audaci, coraggiosi, che veramente sapevano guidare gli uomini in battaglia, e questo sicuramente alla fine
diede il suo contributo anche questo alla superiorità dei nordisti. Quindi diciamo dalla battaglia di Gettysburg avvenuta nel luglio del 1863 la cavalleria nordista comincerà a eguagliare quella sudista e poi pian pianino a superarla fino a surclassarla letteralmente negli ultimi mesi di guerra, perché nel frattempo i sudisti erano sempre più in difficoltà, l'economia sudista era in difficoltà perché appunto non c'erano delle industrie manifatturiere, erano poche, erano inadeguate, il blocco navale attuato dalla marina nordista impediva l'arrivo di materiale bellico magari dall'Europa, dall'Inghilterra, e l'inflazione era galoppante, la carestia affliggeva anche i civili, e quindi per il soldato sudista che perdeva oltre al fatto di avere un armamento, un equipaggiamento ormai obsoleto, vediamo appunto con queste nuove armi, anche che trovare un cavallo era difficile, perché con lo stipendio inflazionato del soldato difficilmente si riusciva a comprare un cavallo nuovo, ed era anche difficile trovarlo, perché magari i pochi cavalli che c'erano erano utilizzati nei campi, o addirittura se non venivano mangiati perché la gente aveva fame. A volte vediamo dei sudisti che prendevano delle licenze, dei cavalieri sudisti che prendevano delle licenze di 20 giorni per cercare un cavallo disperatamente, quindi magari si allontanavano anche dai ranghi, quindi ranghi sempre più sottili anche per questi motivi. Tanti soldati del sud a cavallo finiranno poi a fare i fanti, perché non troveranno delle cavalcature, non vi erano più neanche delle adeguate scorte di foraggio, la logistica dei sudisti era un disastro, quindi veramente si faceva fatica anche a mantenere questi cavalli, e quindi pian pianino vediamo che i cavalieri sudisti perderanno mordente. Però attenzione, non pensiamo che sia stato facile per le forze armate nordiste avere la meglio sia sui cavalieri che anche sui fanti sudisti, perché comunque il soldato confederato era un soldato che era un soldato d'esperienza, che combatteva nel proprio territorio, il territorio che conosceva, aveva l'appoggio della popolazione e combatteva con la foga di chi ha il nemico alle porte, quindi non fu affatto facile avere la meglio. Va dato il merito alle forze nordiste che vi riuscirono, in particolar modo i cavalieri diventarono alla fine della guerra secondo me l'arma vincente delle armate nordiste. Io li paragono non più a truppe aerotrasportate ma a vere truppe corazzate, perché alla rapidità del movimento univano anche una forza di colpire il nemico senza precedenti, riuscivano a tenere impegnati i sudisti su tutta la linea del fronte, colpivano in un punto, se riuscivano a affondare il colpo bene, se no rimontavano in sella e andavano a colpire in un altro punto, quindi non c'era mai tregua per l'avversario, riuscivano anche a conquistare delle posizioni fortificate da soli, combinando appunto la tattica di combattimento a piedi, che poi era insomma anche la tattica preferita anche per i nordisti, con quella a cavallo, e mantenevano queste posizioni fin tanto che non fosse arrivata la fanteria. Non a caso la ritirata da Richmond del generale Lee nelle ultime fasi della guerra fu bloccata proprio dalla cavalleria di Philip Sheridan, dal corpo di cavalleria dell'armata del Potomac, allora comandato da Philip Sheridan, che riuscì a fermare quello che rimaneva insomma dell'armata del generale Lee per tutta la notte, per molte ore, finché non arrivarono poi le armate del Potomac e del James, i reparti di fanteria che accerchiarono i sudisti e quindi furono costretti alla resa. E quindi insomma poi finì la guerra di secessione, perché l'armata principale si era arresa. Ecco, qui diciamo questo è un po' il discorso generale che vi ho voluto fare. Poi magari se ci sono qualche domanda, ecco, qui vi faccio vedere, questa è un bel dipinto della carica nordista Winchester nella valle dello Shenandoah, fatta appunto dalla cavalleria nordista. Si possono distinguere il generale Custer col cravattino rosso. Questa è una carica di cavalleria all'arma bianca fatta contro delle posizioni fortificate, si possono intuire, dei sudisti. Però i cavalieri nordisti partirono coperti dei boschi, quindi diciamo alla fine balzarono
sui nemici, approfittando anche di una copertura del terreno, sul fatto anche che stavano un po' manovrando, si stavano spostando, ruotando di posizione i cavalieri, i fanti del sud, e quindi ne approfittarono per travolgere l'ala dei nemici. Qui un'altra carica a Culpeper in Virginia fatta dai cavalieri nordisti. Questa è la famosa carica di Yellow Tavern, sempre guidata dal generale Custer, una battaglia importante perché vi morì il generale Jeb Stuart, quello che il comandante della cavalleria virginiana di cui vi avevo parlato prima, e fu un grave colpo per i sudisti. Qui vediamo in una foto i generali che vi dicevo prima. In piedi a sinistra c'è il generale Philip Sheridan, seduto al centro c'è il generale Wesley Merritt e seduto all'estrema destra c'è il generale Custer, ritratti tutti insieme in una foto mentre stanno guardando delle carte. Ecco, qui abbiamo la mappa della battaglia di cavalleria Gettysburg, però magari aspetto un attimo di parlarne, che se ci sono qualche domande, non so, dimmi tu Gianluca come devo procedere. Va bene, allora, io ne ho un casomai le domande che abbiamo concordato. Allora, la prima, diciamo più una mettere in chiaro, abbiamo già detto come la cavalleria perde, abbiamo 50 anni solo dalle battaglie napoleoniche, ma perde le sue funzioni. Abbiamo visto dai video anche il professor Bognardi che ha fatto con il canale Parresia, la cavalleria napoleonica era una cavalleria che stava in linea, attaccava in colonna, ma adesso è cambiato tutto, quindi fa queste funzioni è un'arma assolutamente di manovra, di aggirare, è un'arma che fa esplorazione, è un'arma anche che attanaglia il nemico in fuga per non farlo tornare, diciamo, nei ranghi, che un po', se vogliamo, è sempre stata la funzione della cavalleria già nel mondo antico. E quindi per queste ragioni appunto vediamo anche che il grande assente di soli 50 anni è, se vogliamo, la cavalleria pesante, cioè proprio il corazziere. Ma penso che le ragioni abbiamo già dette precedentemente, cioè non c'è più la necessità appunto di sfondare, quindi non vediamo più un cavaliere pesante come era il corazziere. Quindi questo direi che necessità, non c'è magari la possibilità di fare questi sfondamenti, perché si rischia che finiscano nel nulla, appunto, un po' per le armi, che comunque sia, anche se il loro peso, le armi rigate non fu così importante, però comunque erano sicuramente migliori, c'erano delle armi anche a ripetizione, alcuni reparti, c'erano dei cannoni a retrocarica, quindi a maggior frequenza anche di tiro, che sicuramente rendevano difficile una carica. E poi, come ti ho detto prima, anche l'addestramento e la disciplina dei soldati sia del nord che del sud non era la disciplina dei cavalieri napoleonici, insomma. E quindi chiaramente, come ti ho detto prima, anche il soldato americano gli piace di più sparare dietro un riparo, fin dalla guerra di indipendenza, fin anche dalla guerra franco-indiana, della guerra dei 7 anni, diciamo così. Gli americani sanno sparare, sanno usare le armi, non sanno stare in linea, né a piedi né a cavallo, per cui la tattica di scendere da cavallo e sparare riparati da dei ripari, dei muretti, dei boschi, dei tronchi, era una tattica preferita da tutti, era più rassicurante per il soldato perché si sentiva più a suo agio anche con un fucile, più abituato a usarlo rispetto a una sciabola, no? Però comunque, come ti dicevo prima, rimane il fatto che in alcuni casi furono fatte delle cariche alla sciabola, ecco, e venivano fatte nelle stesse modalità napoleoniche, cioè formazione in linea, di solito venivano schierate su 2 linee, però si poteva tutto il reggimento, oppure alcune volte veniva, ad esempio il generale Custer schierava tutti dove c'era lo spazio in un unico fronte. A volte però dove c'erano gli spazi più stretti si caricava per squadroni in colonna, e però qui era ancora più difficile perché oltre a dover allineare i soldati, oltre a dover regolare la velocità, no? Prima si partiva al trotto, poi si galoppava gli ultimi 50-100 metri del tragitto che ti separava dall'avversario. Bisognava anche tenere separati uno squadrone dall'altro, perché quando il primo squadrone andava a contatto col nemico si rischiava poi che gli altri lo tamponassero,
quindi era veramente difficile, però a volte ci riuscivano. Dipendeva un po' dalla qualità dell'addestramento, come ti dicevo prima, dalla natura del terreno, dalla circostanza, dal comandante anche, ecco. Possiamo Non dire è che se compare anche il costo, che immagino che un corazziere aveva il suo costo a differenza di un... diciamo che le uniformi dei nordisti e dei sudisti, come vi ho fatto vedere prima, erano molto più da campagna, insomma erano più funzionali, più pratiche, ecco. Sicuramente non avevano tutti questi orpelli, poi probabilmente la corazza francamente serviva poco con la potenza di penetrazione di certe armi, no? Quindi Certo. Poi, seconda domanda delle mie, poi se qualcuno avesse anche delle domande in chat può farle tranquillamente. Chi erano i Partisan Ranger? ecco, allora io quando vi ho descritto la cavalleria sudista vi ho parlato della cavalleria sudista intesa come cavalleria regolare, soldati arruolati nei registri del Ministero della Guerra Confederato. Però, soprattutto i sudisti ebbero anche delle forze irregolari o paramilitari, i guerriglieri e i partisan rangers, soprattutto nelle zone, anzi, esclusivamente nelle zone occupate o di confine. I partisan ranger erano delle unità che operavano dietro le linee nemiche, in territori appunto occupati, soprattutto il più famoso partisan ranger era il colonnello Mosby, che operava in Virginia. Erano dei normali cittadini volontari, chiaramente, che reclutati sotto il comando di un ufficiale che aveva ricevuto la commissione dal governo confederato, erano tutti assoggettati alla disciplina dell'esercito confederato, però cosa facevano? Operavano in bande, erano operazioni saltuarie, no? Non è che vivevano tutti insieme, ciascuno abitava a casa sua, quando c'era bisogno si riunivano e andavano a fare operazioni di sabotaggio, di saccheggio, andavano a catturare i convogli di munizioni dei nordisti, di armi, che come vi dicevo prima erano le armi più desiderate dai soldati e dai cavalieri sudisti. Infatti, quando i partisan ranger riuscivano diciamo così, ad impossessarsi di un bottino, dovevano portarlo poi al quartiermastro dell'armata del generale Lee, non se lo dovevano tenere loro. In teoria dovevano dargli quello che avevano razziato, o ricevevano un compenso, certo poi magari qualche fucile se lo tenevano loro, però in teoria dovevano darlo alle armate principali che avevano, adesso ho detto l'armata del generale Lee, comunque l'armata regolare più vicina. Infatti, tra l'altro tanti cittadini ambivano a diventare un partisan ranger perché infine stavano a casa loro, non si dovevano spostare, e questi partisan ranger erano molto ben voluti dalla popolazione perché appunto si trovavano in territori occupati e rappresentavano un po' una sorta di vendicatori del nemico che aveva occupato il territorio, avevano l'appoggio della popolazione, li nascondeva. E a un certo punto, infatti, il governo confederato nel 1862 emanò un decreto che parificava i soldati le bande dei partisan ranger, che spesso operavano non in uniforme ma in vestiti civili, come militari regolari, e qui per evitare che venissero poi fucilati come spie. Mentre invece i guerriglieri erano delle vere e proprie bande di delinquenti, ce n'erano anche di unionisti, soprattutto che operavano nel Missouri. La banda più famosa era quella di Quantrill. I capibanda spesso non avevano nessuna commissione da nessun funzionario della Confederazione, erano semplicemente dei capibanda che andavano a depredare, a rubare con la scusa della bandiera confederata. In teoria questi guerriglieri, soprattutto del Missouri, potevano essere molto utili con le loro scorribande, appunto andando a disturbare i presidi, i magazzini, le opere ferroviarie, le stazioni, i depositi dei nordisti. Erano importanti anche per le informazioni che portavano, no? Nelle retrovie. Se un'armata magari sudista doveva fare un'avanzata, la potevano appoggiare, però appunto molto spesso erano solo delle bande di persone intente
ad arricchirsi. Non a caso nella banda di Contri c'era gente come i fratelli James e i fratelli Younger, che poi diventeranno dei famosi banditi negli anni successivi alla guerra. Ma una cosa un'ultima cosa, sia i Partisan Ranger che i guerriglieri usavano come arma principale neanche la carabina, solo la pistola. Avevano 3-4 pistole perché, come diceva il colonnello Mosby, le pistole non tintinnano, a differenza delle spade o delle carabine appoggiate alla come si dice, alla sella. Quindi loro operavano soprattutto di notte, la sorpresa era un elemento fondamentale. Addirittura Mosby catturò un generale nordista di notte, entrò nel suo quartier generale e se lo portò via di soppiatto, per dire la rapidità di questi soldati, chiamiamoli così. Se posso, da questa chiacchierata, quello che mi viene in mente, una riflessione, la complessità di questa guerra è una guerra estremamente moderna. Abbiamo visto, cioè, da una parte una guerra simmetrica, due eserciti che scontrano, ma questo mi sembra un esempio di una guerra asimmetrica che troviamo anche dentro i Partisan Ranger e i banditi. Per carità, c'erano già state anche prima, diciamo, la stessa campagna in Spagna di Napoleone, abbiamo esempi di guerre asimmetriche, però tutto quanto coagulato in questa guerra è un aspetto molto interessante. Un altro aspetto estremamente moderno è come già abbiamo una spia di come l'industria diventa un valore strategico. Il Sud, che non aveva questa industria, questo bisogno, questa fame dell'industria, e quindi le stesse scorribande nel nord o in territorio comunque nelle mani del nord per mettere le mani sulle armi o su risorse sono comunque un bene strategico, e il fatto che i Partisan Ranger devono riportare al centro dell'armata queste risorse è proprio un indicatore della sete, della fame del Sud di queste risorse, quindi un aspetto molto interessante da pensare. Poi un'altra domanda che volevo farti: abbiamo visto appunto che poteva capitare che la cavalleria caricasse. La fanteria si difendeva ancora in quadrato, oppure per ragioni di disciplina non erano in grado, si riparavano? Come avveniva? Come si poteva difendere? Questo è una bella domanda, una domanda che mi sono posto anch'io, perché di casi di fanteria che si difendesse a quadrato, per dire come avevano fatto l'esercito di Wellington a Waterloo, no? Ce ne sono stati veramente pochi. Io ne ho trovato uno nella battaglia di Williamsburg nel 1862, nordisti che formarono appunto un quadrato per difendersi da una carica di cavalleria sudista, e poi nella prima giornata di Gettysburg, il 1° di luglio, a parti invertite, soldati del sud che formarono un quadrato per proteggersi da una carica della cavalleria nordista. Io penso che il quadrato fu utilizzato veramente poco. Innanzitutto, appunto, le cariche della cavalleria erano sicuramente molto meno rispetto a quelle napoleoniche, e se da una parte l'addestramento era scarso per i cavalieri, altrettanto era per i fanti e anche per gli ufficiali. Formare un quadrato partendo da una linea, era necessario che gli ufficiali dessero 4-5 ordini ben chiari e che venissero eseguiti al più presto possibile e con disciplina dai soldati. Soprattutto ci voleva del sangue freddo a rimanere fermi con le baionette puntate verso il nemico quando te lo vedevi arrivare a tutta velocità contro, e i nervi possono saltare, soprattutto di soldati poco esperti, di cittadini, anche di ragazzi giovani che non avevano mai visto una battaglia, per cui era veramente complicato mantenere questo quadrato e prima di tutto anche formarlo. E poi secondo me andava anche un po' perdendo della sua efficacia con l'utilizzo, come ti dicevo prima, dei revolver. E mentre prima la cavalleria napoleonica colpiva soprattutto con la sciabola, avevano magari una pistola a un colpo, 2, e invece i cavalieri sia del nord che del sud avevano a disposizione dei revolver con 6 colpi, e quindi potevano tranquillamente avvicinarsi al quadrato, scaricare su i soldati che non potevano reagire, che erano lì fermi con i fucili
e le baionette innestate, però senza la possibilità di sparare, perché dovevano stare fermi in quella posizione per spaventare il cavallo, che chiaramente non si andava certo a suicidare contro le punte. Era questo lo scopo appunto della baionetta puntata in avanti. E appunto questi cavalieri potevano scaricare tutti i loro colpi su un bersaglio immobile e andarsene. A questo punto era meglio affrontarle in linea e sparare la cavalleria, se no veramente si veniva falciati da questi cavalieri che ti giravano attorno scaricando tutti i colpi dei revolver. Probabilmente per questo che non fu più tanto utilizzato. Bene, poi un'altra domanda: abbiamo visto che la manovra in questa guerra è sempre molto importante. Nella nostra discorsi che abbiamo preparato questa live, io erroneamente ho sottovalutato le fortificazioni di Richmond, ma abbiamo visto da questa live che la manovra è estremamente importante. Il sud all'inizio ha dei vantaggi, appunto perché ha maggior cavalleria, diciamo la cavalleria è l'arma della manovra. E quindi, ovviamente, parlando un attimo di Richmond, prendendo come esempio chiarificatore di questo, vediamo che quando non si riesce più a manovrare ci si fortifica. Non so, volevo lasciare a te questa parola, questi ragionamenti che abbiamo fatto insieme, mi piacerebbe condividerli con tutti perché sono molto interessanti. Un'ottima domanda, che ci collega anche un po' agli scenari della prima guerra mondiale, insomma, inevitabilmente le trincee eccetera. La guerra civile è una guerra in gran parte di manovra, di grande movimento, fatta non solo dalla cavalleria ma anche dai treni. Il treno, questa era forse la prima guerra grande dove viene utilizzato massicciamente il treno, quindi le truppe si spostano e la cavalleria compie dei grandi raid. Il problema era che poi a un certo punto quando due grandi armate si incontravano, inevitabilmente, soprattutto nella seconda parte della guerra civile, tendevano a trincerarsi, sia da una parte che dall'altra. Però anche con questo non dobbiamo aver presente le grosse linee di trincee della prima guerra mondiale, perché comunque c'era ancora il movimento, perché anche era nella testa dei grandi generali, no? Il movimento di truppe stile napoleonico. Quindi comunque anche quando impattavano e si creavano delle formazioni difensive, comunque poi dopo si cercava sempre di aggirarle, di continuare a manovrare con la fanteria, con la cavalleria. E non a caso il generale Grant nel 1864, quando invaderà la Virginia, in diverse battaglie sarà bloccato dai trinceramenti dell'armata virginiana in difesa, ma lui li aggirerà tutti e costringendo l'armata virginiana a spostarsi e cercare sempre di frapporsi fra lui e Richmond, fino a quando poi appunto arriverà a pochi chilometri da Richmond. E in quel momento perché si viene a creare questo grande fronte trincerato? Perché i sudisti non potevano permettersi di perdere Richmond, perché oltre ad essere la capitale, il centro del potere, dove c'era il congresso, dove c'era la sede dei ministeri, dell'esecutivo, vi erano anche le principali industrie, le più grandi industrie, in particolare la grande acciaieria, la Tredegar Iron Works, e quindi non potevano assolutamente perdere Richmond. Se fosse stata un'altra città probabilmente lì avrebbe manovrato ancora, anche Grant avrebbe manovrato ancora, non si sarebbe incancrenita lì la situazione, come del resto anche Atlanta, che era la principale città, tra le principali città del sud della Georgia. Anche lì si viene a creare un grosso campo trincerato a difesa, e anche lì si poteva ricreare una cosa analoga a Richmond, perché i sudisti non volevano perdere questa città. Ma poi dopo lì le cose andarono diversamente, inutile stare qui poi a specificare questa cosa. Io dico che il trinceramento di Richmond fu una cosa dovuta particolare appunto al fatto che non si poteva perdere questa città, e che cosa ben diversa rispetto alla prima guerra mondiale. Alla prima guerra mondiale innanzitutto abbiamo dei teatri, delle linee del fronte sicuramente meno vaste che rispetto agli Stati Uniti, sia da noi diciamo sul fronte Grappa, Piave, che dalla parte diciamo del fronte occidentale, ma soprattutto quello che era gli albori della guerra civile, cioè la guerra industriale, la guerra di massa, la guerra totale, economica, che si abbozza, si
diciamo che la guerra civile è un po' un esperimento. Iniziano a combattere alla napoleonica e finiscono a combattere come nella prima guerra mondiale, come le guerre del Novecento. Diciamo che come un ragazzo adolescente che comincia a crescere, no? La guerra civile. Nella prima guerra mondiale tutte queste cose sono già sviluppate, l'uso del treno, l'uso delle mitragliatrici, di armi sempre più potenti. Quindi quando due eserciti si scontravano era difficile prevalere, per cui poteva capitare che magari uno riuscisse a sfondare il fronte, però immediatamente dopo l'altro paese, che era più o meno sullo stesso potenziale economico e industriale, riusciva a riconcentrare in quel punto una nuova armata, nuove risorse, quindi di nuovo il fronte si bloccava, inevitabilmente venivano i trinceramenti. I due avversari si equivalevano a tal punto che diventava non più una guerra basata sulla grande battaglia, ma diventava importante il logoramento del nemico, il logoramento a livello economico, a livello anche del morale delle persone. Quindi è un discorso, la trincea della prima guerra mondiale è dovuta alla guerra industriale, che probabilmente non era stata ben compresa dai teorici degli stati maggiori europei. Bene, quindi appunto vediamo... Spero di aver risposto. Spero sì, hai risposto molto, molto interessante queste riflessioni. Quindi appunto vediamo la guerra civile americana appunto come un po' lo spartiacque, se vogliamo, il nord industriale con la sua potenza e il sud che ha bisogno di difendere questi poche risorse strategiche che ha e comunque non ha le capacità di poter rimettere sul campo i beni. E quindi come ultima domanda, poi passiamo alle battaglie, come conclusione, abbiamo visto che comunque la cavalleria ha avuto il suo ruolo in questa guerra e ha contribuito alla vittoria. Quindi così, la mia è un po' una provocazione, ma possiamo quindi vedere la guerra civile come la guerra civile americana come il canto del cigno della cavalleria, che poi la guerra successiva vedremo che la cavalleria di fatto scomparirà. Ci sarà un altro tipo di cavalleria corazzata, però ovviamente un carro armato non è un cavallo. Possiamo vedere in questo modo la guerra civile americana, sì, diciamo che la cavalleria della guerra civile la guerra civile è l'ultima guerra in cui la cavalleria svolge un ruolo importante. Si era comunque, come vi ho detto prima, un po' reinventata, no? Combattendo come fanteria montata, combattendo appiedati, svolgendo queste incursioni, però comunque era riuscita ad avere il suo ruolo. Probabilmente appunto è il canto del cigno. Dopo non sarà più così per ovvie ragioni. C'è il motore, c'è il treno, ci sono armi sempre più potenti, non c'è più, è la guerra, come ti dicevo, la guerra moderna, la guerra industriale, non c'è più spazio per queste cose, diciamo, del secolo ormai passato, ecco. Certo. Bene, grazie. Se volete fare domande, se non mi avviso possiamo tranquillamente vedere casomai qualche battaglia, così abbiamo un po' il polso realistico dell'uso e della situazione di quest'arma. Vado avanti io allora? Sì. Ok, allora vi parlavo facciamo la svelta, 5 minuti, giusto però per far vedere un esempio. La battaglia di Gettysburg non è stata solo una battaglia tra le fanterie, è stato importante l'ultimo giorno lo scontro di cavalleria, che avvenne, come vedete in questa mappa, a circa 3 chilometri a est della cittadina di Gettysburg, nel campo di Rummel, chiamato così perché appunto c'è una fattoria della famiglia Rummel. Cosa succede? Mentre la fanteria sudista avrebbe attaccato, preparata da un forte bombardamento dell'artiglieria, il centro dello schieramento nordista arroccato sulle alture appena fuori Gettysburg, la cavalleria di Stuart avrebbe aggirato l'ala destra avversaria, avrebbe attaccato le retrovie. Quindi una manovra molto pericolosa, perché i nordisti si sarebbero visti attaccare di fronte dalla fanteria virginiana e da dietro dai cavalieri. Però
in questo incrocio vicino al campo di battaglia di Rummel, vi erano due brigate, la brigata del generale Custer e la brigata del colonnello McIntosh, posizionate lì dal generale David Gregg, che era il comandante della seconda, eccolo qua, divisione di cavalleria nordista, che aveva capito che in quella zona c'era pericolo di un aggiramento della cavalleria nordista. In quella zona c'era un incrocio di strade a 90 gradi, la strada per Hannover e la strada per York, e quindi vi piazzò la sua brigata di McIntosh, e prima ancora vi aveva messo quella di Custer distaccata da un'altra divisione. Infatti, dopo, diciamo così, dopo poco che, eccolo qua, Custer con la sua divisa pittoresca, qui abbiamo una foto della veduta del campo di battaglia, che era un campo allora pianeggiante, un po' coltivato a grano, che però a frumento, che era appena stato raccolto, un po' a maggese, vi erano un po' di staccionate, e delimitato appunto da queste due strade e da un'altura chiamata Crest Ridge, che qui si intravede solo in alto a sinistra. Bene, sulla Crest Ridge arrivarono a metà mattina i sudisti, che cominciarono a piazzare dei cannoni e a bombardare, diciamo, un po' a casaccio per tastare se c'era il nemico. A sua volta i nordisti, in particolare le batterie a seguito della brigata del Michigan, che era la brigata di Custer, risposero al fuoco. Allora cominciarono a sguinzagliarsi i schermagliatori da una parte e dall'altra, piedati, che si ripararono dietro le staccionate. In particolar modo Custer aveva il quinto reggimento di cavalleria del Michigan, che aveva appena avuto in dotazione le carabine Spencer che vi dicevo prima, e quindi iniziarono per un paio d'ore gli schermagliatori a spararsi, però senza creare troppi danni, perché erano tutti ben riparati. A un certo punto i cavalieri del Michigan esaurirono le munizioni, perché presi dalla foga di sparare un colpo dietro l'altro, alla fine avevano finito tutte le riserve e si dovettero ritirare. I soldati della Virginia approfittarono di questa cosa e li caricarono a cavallo a colpi di fucile, di moschetto. A questo punto il generale David Gregg, che comandava il campo, diede ordine a Custer di lanciare un altro reggimento alla carica per controbattere appunto l'avanzata. Ecco, qui vediamo lo schema, vediamo in arancione i movimenti delle truppe sudiste e qui la ritirata dei soldati appiedati nordisti. La carica del settimo Michigan riesce in un certo senso a bloccare, a permettere l'avanzata dei virginiani e di permettere ai soldati del quinto Michigan di ripararsi. Però nella foga dello slancio, stiamo parlando sempre di cariche con le pistole, quindi non c'era un contatto tra i due reparti, ma si scambiavano a un certo momento, si fermavano a qualche metro di distanza e si scambiavano fucilate e colpi di pistola. Nella foga di aver scacciato il nemico, di essere all'inseguimento, i soldati del settimo Michigan finirono contro una staccionata che era un po' infossata nel terreno, quindi si ribaltarono tutti e a sua volta furono attaccati di nuovo da altri reggimenti di sudisti che si avventarono contro. Si innescò quindi in mezzo al campo una grossa rissa. Nel frattempo uno squadrone di soldati del Michigan riuscirono a uscire fuori da questa mischia e a proseguire la loro carica verso i cannoni, le artiglierie sudiste, però a loro volta vennero di nuovo bloccati da un'altra offensiva di altri reparti sudisti. A questo punto erano veramente in difficoltà, perché non sapevano dove andare, erano colpiti veramente da forze superiori. Arrivò in loro aiuto il quinto Michigan, che nel frattempo erano riusciti a rimontare in sella e eseguirono un'altra carica divisa in due parti, che finalmente permise a tutti i nordisti di ripararsi dietro le proprie linee, diciamo lungo le strade che vi ho detto prima. Ci fu uno stallo a questo punto della battaglia, dopo tutte queste fasi un po' concitate. I sudisti di Stuart avevano necessità di passare, perché Stuart sapeva che ormai erano le 4 del pomeriggio, la carica della fanteria sudista era già iniziata, per cui doveva liberarsi alla svelta di questi nordisti che lo ostacolavano.
per cui decise di fare una carica all'arma bianca con la sciabola. Come vi ho detto, non era abitudine dei sudisti farla, però in questo caso era il modo più svelto per togliersi di torno il nemico. Quindi ben 8 reggimenti di cavalleria sudista uscirono fuori dalla Crest Ridge, da questa altura boscosa, e si avviarono per caricare, diciamo, i nordisti all'altezza dell'incrocio che vedete qui a destra, e colpire il centro dei nordisti. La situazione era molto grave, perché appunto non c'erano a disposizione tanti reparti freschi. I sudisti erano in superiorità numerica, avevano un'intera divisione con oltre 6.000 uomini, mentre invece i nordisti erano circa 3.000, 3.500 e quasi tutti i reparti erano stati coinvolti nelle battaglie. E c'era solo a disposizione il primo reggimento del Michigan, sempre della brigata di Custer. Il generale David Gregg inspiegabilmente mandò questo unico reggimento alla carica contro ben 8 reggimenti nemici. Era un suicidio. Io al posto di Gregg avrei lasciato i miei uomini appiedati, appostati lungo le strade, e avrei bersagliato i nemici in avanzata. Così non fu, comunque non fu così in parte. Alcuni rimasero a sparare, però questo povero reggimento del Michigan doveva quasi sacrificarsi. Nel frattempo le artiglierie nordiste cominciavano a bersagliare tutti i sudisti che compatti avanzavano, quindi era anche un bel bersaglio, e un po' uccisero un po' di uomini. Però alla fine il povero primo Michigan dovette partire e eseguire l'ordine. Custer si mise in testa i suoi uomini e, forse memore dell'errore precedente, dell'inconveniente della carica precedente, dove erano finiti in mezzo a un burrone dove c'era stazionata, riuscì stavolta a guidare bene i suoi uomini proprio nel centro avversario. Come un cuneo si infilarono in mezzo ai sudisti. Ci fu un urto devastante. I testimoni raccontano che si sentì un rumore come di una gigantesca sequoia che si abbatte. Cavalieri contro cavalieri che allo scontro i cavalli si impennarono e si ribaltarono all'indietro con i propri cavalieri. Quindi si innescò una gigantesca rissa in mezzo, dove però i sudisti cominciarono un po' a sbandare i ranghi. A questo punto un po' gli altri soldati nordisti che assistevano ai lati furono coinvolti da questa energia che aveva sprigionato questo giovane generale, il generale Custer, nel guidare i suoi uomini all'attacco, che a gruppi di compagnie attaccarono anche loro ai lati sudisti, che si trovarono circondati, e dopo una mezz'ora si ritirarono. E perché viene ricordata questa battaglia? Oltre per l'importanza di aver evitato una pericolosa manovra di aggiramento, ecco qui vi faccio vedere l'ultima mappa della offensiva, ecco qui il generale Hampton che guidò questa carica all'arma bianca dei sudisti. Ecco qui vedete che tutti a varie compagnie accorrono in aiuto ai soldati del primo Michigan. Ecco, riuscirono quindi a bloccare una pericolosa manovra, ed era la prima volta che i cavalieri sudisti perdevano una battaglia. Per cui per la prima volta gli invincibili, così come erano chiamati i cavalieri di Stuart, dovevano tornare indietro, e la battaglia di Gettysburg poi insomma sappiamo tutti che fu vinta dai nordisti anche grazie al coraggio della cavalleria nordista in questa occasione. Accenno solamente brevemente, per par condicio, alla battaglia di Buckland's Mill, una battaglia successiva alla battaglia di Gettysburg, avvenuta nell'autunno del 1863. Stavolta abbiamo la divisione di Kilpatrick, dove c'era ancora Custer, in avanscoperta per cercare appunto di capire dove erano i soldati del sud, e a questo villaggio di Buckland's Mill sorprendono i cavalieri sudisti. Addirittura Stuart stava pranzando, dovette scappare lasciando lì il piatto ancora caldo. Però Stuart si rifece subito, perché organizzò una piccola trappola per i nordisti. Subito pose una minima resistenza e poi cominciò a ritirarsi lungo delle alture poco distanti dal paese, e i nordisti lo inseguirono, ma non sapevano che nel frattempo una brigata di Stuart stava compiendo un aggiramento alla loro sinistra, come si può vedere in basso, e infatti furono attaccati a un certo punto sia di lato che frontalmente, chiusi in una trappola.
e veramente solo grazie alla fortuna la brigata di Custer riuscì a scappare perché era rimasto un po' più indietro, e gli altri, l'altra brigata, dovettero sparpagliarsi, scappare uno alla volta e a correre per riuscire a salvarsi e a raggiungere le truppe di fanteria. Non a caso i sudisti chiamarono questa battaglia Buckland Race, cioè le corse di Buckland, perché appunto prendendo in giro i nordisti che si erano dati la fuga un po' anche ignominiosa, insomma, senza opporre una grande resistenza. E insomma, questo è quanto. Se avevi tempo un attimo, ti volevo far vedere un paio di pistole, visto che abbiamo parlato certo. di armi, di revolver. Se vuoi, Gianluca, ti faccio vedere certo. 3. Allora, la prima... Ovviamente sono riproduzioni, ecco. Sono riproduzioni, certo, non ho un arsenale in casa. Ecco, questa che vedete è la Colt Navy, calibro 36, era tra le più usate sia dai cavalieri del nord che del sud. Come vedete, questa ha una canna, scusate, esagonale, ecco così. Questa era proprio la... Si vede l'esagonale. Ok, era la Colt originale. I sudisti, come vi dicevo, guarda, mi tolgo un secondo, lascio solo te nella scherma così si vede meglio. Sì, ecco, questa è la pistola, vedete, una pistola anche abbastanza grande, erano pistole abbastanza voluminose. È un revolver a tamburo, aveva 6 colpi e questa appunto era un'arma talmente efficiente che viene copiata dalle fabbriche sudiste. E qui vediamo una coppia di quelle che fecero loro. La differenza principale, come potete vedere, è che la canna non è più esagonale, ma è tonda, perché si fabbricava più facilmente. E come venivano caricate queste armi? Beh, si tirava indietro il cane a mezza corsa e si infilavano, qui vedete ci sono dei chiodini bucati dove veniva inserito una capsula di fulminato di mercurio, che era un innesco. Poi dietro, vedete qui nelle camere da scoppio, veniva infilata la cartuccia e pressata dentro da questa bacchetta che si schiacciava appunto e si pressava bene dentro la cartuccia, che erano fatte appunto di carta con dentro sia la pallottola che la polvere da sparo. Si faceva questa operazione per tutte e 6 le camere da scoppio e a questo punto l'arma era pronta per sparare, si tirava dietro il cane ulteriormente e si faceva fuoco. Era un sistema chiaramente un po' complicato, perché per ogni camera da scoppio bisognava mettere la capsula, bisognava infilare bene la cartuccia, spingerla dentro, per cui, come vi ho detto prima, i cavalieri, soprattutto sudisti, preferivano portarsene dietro più di una per avere subito dei colpi a disposizione. L'inconveniente principale però delle Colt era che, come vedete, non avevano un castello. Il tamburo era un po' scoperto, ecco, e se a volte si urtava con l'utilizzo, poteva esserci un disallineamento tra la canna e la camera da scoppio del tamburo e quindi creare delle imprecisioni di tiro. Un'arma invece, l'ultima che vi faccio vedere, molto utilizzata dai sudisti, era la LeMat, questa pistola qua, una pistola gigantesca, veramente molto pesante, vi faccio vedere anche dall'altro lato. Chi era LeMat? François LeMat era un cittadino francese che si trasferì prima della guerra in Louisiana. Lui lavorò per il governatore della Louisiana, che lo nominò anche colonnello, ma ad onore. Questo LeMat era appassionato di armi e brevettò sia in America che in Gran Bretagna questa pistola. Con lo scoppio della guerra civile, chiaramente i sudisti avevano bisogno di armi e quindi fecero un contratto di una fornitura di 5.000 armi pistole così a LeMat, che dovevano essere date in dotazione agli ufficiali del sud. Una LeMat, tra l'altro, ce l'aveva anche il generale Jeb Stuart, di cui abbiamo parlato prima. Però cosa successe? Che nel sud non c'erano delle fabbriche adatte per fare quest'arma e quindi LeMat dovette andare in Europa, prima in Gran Bretagna, poi infine andò in Francia a impiantare la sua industria.
A quel punto però il problema era poterle consegnare queste pistole, perché c'era il blocco navale della Marina unionista, insomma, quindi fu veramente molto difficile consegnare queste pistole che oltre ad essere molto ingombranti avevano anche un calibro 40. Ecco, i calibri dei revolver a quel tempo erano o 36 come quelle che vi ho fatto vedere io, che erano le Colt Navy, perché utilizzate soprattutto, almeno all'inizio, per le forniture dei Marines, oppure 44, e che erano quelle usate soprattutto dall'esercito. Ecco, questa aveva un calibro 40, quindi era proprio un calibro fuori scala, che veramente era difficile, ci volevano trovare delle pallottole adatte, bisognava averle proprio per questa pistola. Questa pistola che caratteristiche ha? Innanzitutto, invece di avere 6 colpi, ne ha ben 9. Il sistema di caricamento era simile, come vedete appunto c'erano sempre i piolini dove mettere gli inneschi, c'era questa bacchetta che invece di essere sotto era sopra per schiacciare le cartucce, e poi aveva poi un'altra caratteristica, che la canna, il perno dove ruotava il revolver era anch'essa una canna che poteva sparare dei pallini, vedete, e veniva caricata con dei pallini. C'era qua sotto un altro innesco, qua aspettate che vediamo se ve lo riesco a far vedere, qui in basso qua, ecco qua, vedete sotto il cane qui, si abbassava ulteriormente il cane, quindi questa pistola poteva sparare anche una micidiale scarica ravvicinata a pallini. Certo, questa in basso era una canna liscia, quindi non aveva una grande gittata, però come vi dicevo prima, negli scontri ravvicinati sicuramente poteva fare molto male agli avversari. Bene, grazie tante, anche di questo aspetto tecnico estremamente interessante, non conoscevo. Beh, prima di salutarci vorrei che se potessi mostrare i tuoi lavori, così almeno dai, sì. che hai scritto diversi saggi e non solo, ovviamente ci saranno anche in descrizione con i vari link, Certo. poi anche altri saggi per approfondire questi argomenti, però mi sembra anche giusto far vedere i tuoi lavori. Sì, ecco, giusto parlando della guerra di secessione, io ho scritto un libro per Odoia, Custer dal Barran all'Appomattox, quindi ripercorro la carriera di questo ufficiale durante la guerra civile. Lui partecipò proprio sin dall'inizio come ufficiale dell'esercito regolare, come sottotenente, partecipò alla prima battaglia appunto che vi dicevo poc'anzi del Barran, e poi fino alla fine della guerra in Virginia ad Appomattox, quando il generale lì si arrese e lui era generale di divisione di cavalleria dei volontari, quindi fece veramente dei balzi eccezionali nella carriera. È un libro interessante perché ci trovate le principali battaglie di cavalleria, tra cui anche quelle che vi ho descritto prima con le mappe, e oltre a raccontare chiaramente la vita e le vicende di Custer, si parla chiaramente anche della cavalleria sia nordista e sudista sul fronte virginiano. Poi l'altro libro che vi voglio suggerire è questo, La Confederazione Vittoriosa, edito da Mattioli, un libro cronico dove mi sono divertito un po' a immaginarmi le situazioni in cui i sudisti potevano vincere la guerra, chiaramente limitate poi alla fine ai primi anni, perché poi con il potenziale umano, industriale del nord, quando comincerà insomma a entrare a pieno regime, per i sudisti ci sarà ben poco da fare. E poi una cosa più simpatica, la battaglia dei Big Battle. Questa è un fumetto che ho fatto io con il mio amico Franco Luini, disegnatore, e racconto della prima battaglia della guerra civile, non quella del Barran, una un po' più piccolina, avvenuta poco prima, una scaramuccia vista dagli occhi di un soldato, di un cavaliere. Michele? Mi sa che ti sei bloccato. Aspettiamo un secondo. Comunque, Mauro, le pistole sono tutte delle ricostruzioni. Un secondo che gli scrivo. No? Mi senti? Sì, ti sei bloccato adesso all'ultimo.
Forse sarà un problema di collegamento, qui sta Ma sì, venendo giù. tranquillo, ogni tanto streamer lo fai. Non Comunque ho stai tranquillo. No, niente, stavo dicendo, questo è un graphic novel che racconta appunto le vicende di un soldato confederato in questa prima piccola battaglia di un cavaliere confederato, questa prima battaglia della guerra civile. Mi permetto anche poi infine di ricordare il mio canale su YouTube, La Corte Storica di Nicolò, ecco questo è il logo dove ho caricato qualche piccolo canale, chiaramente non paragonabile al tuo, dove ho caricato qualche documentario sulla guerra civile e magari ne caricherò anche degli altri, ecco, insomma. Certo, grazie per il complimento, ma è ancora lunga la strada, grazie. Comunque trovate in descrizione del canale ovviamente tutti i lavori di Michele, trovate anche il riferimento al suo canale YouTube che vi invito a seguire. Storia sei già iscritto, oltre che vi invito a iscrivere anche a seguire i video che sono estremamente interessanti. Michele l'avete conosciuto, quindi sono tutti livelli di ottima qualità. Ha collaborato anche con il canale 800 che salutiamo, il dottor Cavallo. Se non erro adesso 3 video riguardo sempre la guerra civile americana hai collaborato. Sì, 3 video, uno sulle cause della guerra, dove ho fatto un intervento, e altri 2, uno sul generale Lee, la storia un po' del generale Lee e la storia del generale Grant. Questi 2 insomma, i principali protagonisti di questa guerra, soprattutto anche dal punto di vista umano, insomma, del carattere, dei loro pensieri, insomma, sulla guerra, sulla schiavitù, insomma, non bisogna mai neanche sottovalutare l'aspetto umano, stiamo parlando appunto comunque di uomini e sicuramente il carattere, l'aspetto umano non va sottovalutato anche nelle tattiche, come vi dicevo prima, ecco, quando cittadini in armi che sicuramente spinti sicuramente come volontari, però da ambo le parti, che però insomma tutto sommato poi cercavano anche un po' di non farsi ammazzare, ecco, sostanzialmente. Certo. Bene, lascerò anche in descrizione anche questi 3 video, così Storia si è già iscritto sul canale 800, così vi invito a seguire, puoi seguire anche altri video del canale, sono veramente interessanti. E nulla, noi continueremo pian piano con i nostri tempi questa chiacchierata sulla guerra civile americana. Ci sono numerosi commenti di persone che sono rimaste entusiaste. Ti ringrazio Michele, veramente avete i libri per approfondire questo argomento, i saggi di Michele, avete anche il suo canale YouTube. Nulla, vi ringrazio ancora Michele per questa bellissima chiacchierata. Ringrazio io te e i nostri ascoltatori. Bene, allora su questo ci salutiamo e auguro a tutti una buona serata. Ciao a tutti.